L'edificio è posizionato a mezza costa sulla collina di Gassino torinese ed è il risultato di una sostituzione edilizia per la realizzazione di una villa unifamiliare e azienda agricola, perché avevano un sogno sostanzialmente. La committenza è una committenza straniera, lui di origine francese, lei di origine americana con passaporto ceco, e lei aveva questo sogno di realizzare un'azienda agricola biodinamica e hanno deciso di trasferirsi sostanzialmente dalla loro residenza originale perché si sono innamorati di questo posto. Arrivando dalla strada bianca verso la casa, il primo impatto è quello di una residenza molto più rigida, di una parte più rigida che riprende la tradizionale architettura piemontese, quindi con la cortina a mattoni, su cui si attesta in modo perpendicolare invece un volume in aggetto che va verso la valle, che si getta verso la valle, e la parte di ampliamento invece, che è nascosta alla parte pubblica, è quella più moderna, più contemporanea. Il corpo perpendicolare crea anche l'idea dell'aia che era praticamente presente nelle varie cascine piemontesi ed è anche stato strutturato matericamente come fosse una vecchia cascina piemontese. Si sono usati, rispetto alla cortina a mattoni, cortina a corsi sfalsati, però rivista in chiave moderna, attuale, che è quella praticamente che all'interno di questo sfalsamento dei mattoni sono stati inseriti dei vetri, per cui si crea una sorta di lanterna luminosa, soprattutto durante la notte, e permette alla luce del giorno di entrare. Partendo dall'aia, quindi da questo ingresso della cascina, si entra subito in un grande salone che fa parte proprio della vita, diciamo, conviviale della famiglia e dei loro ospiti, che si sviluppa su una grande doppia altezza e si affaccia sia sull'aia stessa che sul grande deck con piscina verso la valle. A partire da questo fulcro, quindi da questo nucleo distributivo, ci sono poi il corpo in aggetto che ospita la cucina, quindi sempre spazi destinati alla convivialità, e invece la parte più tradizionale, quindi quella che ha ricalcato il volume originale della cascina, divide su due piani, che ha al piano terra, quindi quello direttamente sull'aia, spazi destinati a bed and breakfast e produzione delle mudroom, quindi spazi un po' più tecnici, e al primo piano è completamente destinato, diciamo, alla zona notte dei figli, che è stata pensata per essere oggi per la vita privata della famiglia, ma un domani potersi adattare facilmente sempre come affittacamere o spazio per accogliere nuove persone all'interno dell'azienda agricola. L'ultimo corpo che si innesta in questo, diciamo, complesso meccanismo è il volume nuovo, quindi effettivamente la nuova costruzione innestata nella collina, che si affaccia anche lei sulla piscina, che è questo volume che ospita completamente le funzioni private dei padroni di casa, quindi ospita la loro zona notte, una zona spa, sauna, wellness e tutte le zone di servizio loro dedicate, quindi cabine armadio, bagni, zone d'acqua. Per tutta la parte più tradizionale, quella che fisicamente ricalcava la cascina tradizionale, è stato scelto il mattone. Il mattone in questo caso è stato declinato non con il suo archetipo classico, ma utilizzando dei mattoni cotti ad altissime temperature nordici, perché era ricercato dalla committenza una colorazione che non fosse troppo classica, ma quindi anche qui una sorta di leggera rivisitazione sul tema tradizionale. E gli altri materiali utilizzati in esterno sono principalmente la pietra, che è l'elemento principale di tutti i camminamenti esterni e anche interni, e il cemento faccia vista, che in esterno è stato utilizzato appunto per il volume di nuova costruzione, ma anche all'interno della casa è stato lasciato faccia vista volutamente, proprio per avere anche qui un dialogo, un po' come per gli spazi interni, quindi tra pubblico e privato. Qui c'è un dialogo attraverso i materiali, tra i materiali in esterno e in interno, che sono gli stessi ma declinati in modo leggermente diverso. La
piscina biologica è una piscina che ha una filtrazione completamente naturale che attraverso del lapillo lavico, quindi è come fare il bagno sostanzialmente in un lago, in un fiume, e la caratteristica principale è quella che è dotata di una pedana che va completamente a chiudere questa piscina e si può alzare e abbassare a seconda del desiderio della committenza. Quindi può essere pedonabile, ma può essere gestita a diverse altezze in modo tale che può essere fruita sia dai bambini più piccoli sia dalle persone adulte. L'importante è che la vista di questa casa prende diversi punti di vista, cioè l'aggetto della cucina, che è quella del doppio salone e della cucina, dà verso valle con una sorta di inquadramento, quindi di scenografia naturale che cambia nel corso delle stagioni. La stessa cosa succede nella parte privata, dove l'affaccio sul deck della piscina e sulla valle permette a seconda delle stagioni di vivere delle esperienze diverse. Perché è vero che l'architettura è visionaria in questo senso, ha necessità sostanzialmente di creare emozioni diverse a seconda dell'ora, del giorno e delle stagioni.